Dopo un sondaggio su Instagram mi sono accorto che avete un sacco di dubbi riguardanti la serie sull'R1. Per questo motivo il lunedì, dopo aver girato l'ultima giornata a Cremona, ho aperto un box domande su Instagram e siccome le domande sono state tantissime, ho scelto le più interessanti e ho deciso di farci un video. Prima della sigla però vi chiedo, se vi piace quello che faccio, di iscrivervi al canale, anche perché ridi e scherza manca poco ai 40.000 iscritti, cioè in nemmeno un anno, e siamo più di 30.000 anche su Facebook. Avete tutta la sigla. Cominciamo con la domanda, nel senso che è molto basilare, può sembrare banale, ma non lo è. E Arturo Tuono mi chiede, come mai la R1 2004? Beh, innanzitutto perché l'avevo già guidata in passato, poi perché con Team BR Corse abbiamo tutto Yamaha e quindi per filosofia, e poi perché con 3.000 euro di decente non trovi nulla a quel prezzo. Trovi o moto più giovani messe peggio o moto degli stessi anni sopravvalorate. Poi il fatto che fosse 1.000 e che non avessi i controlli era molto stimolante per me perché per allenarmi mi creo sempre il problema. Lorenzo Magnani mi chiede, Edo, secondo te qual è il gap di prestazioni fra la tua R1 e quella 2021? Beh, allora, innanzitutto i 1.000 di quegli anni hanno più o meno i cavalli, o poco di più, di una 600 Super Sport odierna. A Cremona, motoristicamente parlando, se guardiamo le velocità, Salvadori ha superato i 300 km/h, Corti, quando ha fatto il record, ha superato i 280 km/h. Io, come velocità massima, visualizzata alla Speed Trap di Cremona, quindi sullo schermo dei tempi di Cremona, ho visto al massimo 258 km/h, come migliore. Altrimenti oscillo fra i 253 e i 257. Poi in realtà con il GPS segna di più perché lo prende dopo e ho visto al massimo 264. Per quanto riguarda la ciclistica, la mia ha anche le sospensioni, quindi in realtà per fare un vero e proprio paragone dovrei provare una R1 2004 originale e questo non credo che sia possibile. Però ti posso dire che con la 2021 o la 2017-2018, solo cambiando gli pneumatici e mettendo le Pirelli, al Mugello, se sei capace, giri abbondantemente sotto i 2 minuti. I controlli aiutano, sì, e tutto si è evoluto, soprattutto i motori, non tanto in termini di potenza massima, anche se qui comunque rispetto alle moderne ne manca, ma in quanto a gestibilità e alla capacità di poter scaricare per terra i cavalli, perché la mia R1 ha riagganciato il gas e è tutto tranne che gentile. Diciamo che di differenza ce n'è parecchia, ma quantificarla sarebbe un discorso da bar. Brembo BR Corse, che dovreste conoscere perché è Brembo. Puoi smettere di smontarla ogni 10 minuti che occupa una postazione in capannone? E Brembo, più la moto sarà a posto e meno la smonterò. Adesso è il momento di lavorarci. Se vedeste la nostra 300 alle gare del mondiale, quando la vedo con le carene mi fa impressione da quanto sono abituato a vederla smontata. D'altronde, se le moto vuoi che vadano bene, vanno curate. Fulvio 125. Le gomme moderne esaltano o mettono in crisi una ciclistica datata? Ma per ciclistica parliamo di sospensioni ed io ho sospensioni moderne. Però ti posso dire che no, se la sistemi è molto piacevole da guidare. Ci sono altre cose che sono più o meno i difetti della moto e che i team che correvano in quegli anni spesso e volentieri cambiavano, come ad esempio le piastre di sterzo o il forcellone più lungo. Però per quello non ti so dire. Con Telello Mascetti, di che marca sono le carene? Sembra che vadano su come un guanto. E qui bisogna ringraziare Plastic Bike. Tutte le carene del BR Corse da 8 anni a questa parte sono Plastic Bike, che tra l'altro è anche il produttore ufficiale per le carene Yamaha Superbike. Noi lo usiamo perché a nostro avviso sono le numero 1 in quanto a qualità e facilità di montaggio. Tra l'altro hanno anche lo stampo della mia R1 2004 che quando gli ho chiesto di farmi le carene sono stati molto contenti di tirare fuori dai ricordi. Quindi se avete la mia stessa moto basta chiamare. Maragnolo 56, alla fine quanto hai lasciato l'interasse del mono? Siccome so che c'è qualcuno che copierebbe non valutando la situazione, preferisco non dirlo, anche perché nel mondo amatoriale si tende a copiare facendo poi peggio che meglio, quindi se non hai la mia forcella non puoi fare la stessa altezza che ho io al posteriore. Francesco Fasani mi chiede quanto costerebbe far raggiungere alla moto quel tipo di preparazione. Circa, a comprare tutti i pezzi, circa
4.500 euro. Fulvio Sirio mi chiede: ciao Edo, se avessi il TCS e l'antiimpennata sulla tua R1 quanto guadagneresti? Allora, pronti via ti direi più il TCS che l'anti-wheeling. L'antiimpennamento non serve praticamente mai, mentre il traction aiuterebbe qualcosa, ma non eccessivamente. Anche questo da stimare in termini cronometrici lascia il tempo che trova, quindi non saprei dirti. Barty Cash, ciao Davide, perché hai usato delle viti tipo Imbus che non so cosa siano e non delle sgancio rapido per le carene? In realtà sono tutte a sgancio rapido ma con la brugola da 4. Le uniche viti con un dado dietro sono quelle del cupolino, che sono quelle originali Yamaha. Mario Marino mi chiede: preferisci una moto bilanciata o puntata sul davanti? Fra le due scelgo bilanciata, però non hai menzionato sbilanciata al posteriore, che a volte può essere utile. Matte 361, alla fine con che rapporti hai girato con il 200/60? Per chi non lo sapesse, questa moto nasceva con l'idea di essere utilizzata con gomme più piccole e io ovviamente utilizzando il 200/60, che è una gomma più grande, allunga notevolmente il rapporto, quindi devo usare dei rapporti molto più corti del normale e alla fine sono arrivato a utilizzare 15/49, che tra l'altro questa cosa lascia anche poco spazio per muoversi nell'asola del forcellone. Infatti l'anno prossimo voglio fare una prova con il 190/60 della Supersport. Caldanetor 91, motore già revisionato, cosa ne pensi del 20 valvole? Quando si potrà comprare il deviatore di calato? Allora, motore no, abbiamo fatto solo il gioco valvole e ha circa, a detta del precedente proprietario, 15-20.000 km non decifrabili. Quindi se parliamo di prestazioni proprio non ci siamo. Funziona bene e speriamo che tenga. Il 20 valvole, per chi non lo sapesse, questo motore è un motore un po' anomalo perché monta 5 valvole per cilindro. 5x4 fa 20, mentre i normali motori 4 cilindri in linea giapponesi sono dei 16 valvole, quindi 4 valvole per cilindro. Posso dirti che rispetto alle moto moderne non vada moltissimo, però ha tanta coppia e mi piace sentirlo urlare. Per quanto riguarda il deviatore di calato, ve lo comunicherò non appena i ragazzi saranno pronti. Albe 147 mi chiede: aggiungeresti un'acquisizione dati per spiegarne l'utilizzo? Allora, in realtà non ho capito la domanda, ma ti rispondo nei due modi che ho inteso. Se intendi spiegare l'utilizzo della moto attraverso l'acquisizione dati, sarebbe utile per vedere se quello che dico in effetti torna con quello che dicono i numeri. Se intendi per spiegare l'acquisizione dati in sé, sul mio canale ho già fatto un video tempo fa, che ti lascio qua sopra, però sarebbe molto bello rifarlo magari anche in pista. Limeppi mi chiede, questa è la domanda delle domande: in quanto gireresti a Cremona con una R1 2021 di simil preparazione? Allora, prima ti voglio dire che il 37 che ho fatto l'ho fatto alle 17:45, quindi gli ultimi 15 minuti di una giornata di ottobre nella quale col sole basso c'era tutta la pista all'ombra e le curve che andavano verso di là, vabbè, avete inteso, non si vedeva perché c'era il sole basso. E con delle gomme che erano delle SC1 usate, la posteriore con un turno, l'anteriore aveva dei chilometri, e quindi ti posso dire che prima la moto R1 2004 così com'è, in condizioni ottimali, con un treno di gomme nuovo, un SC1 posteriore nuova e un SC1 anteriore nuova, in condizioni ottimali, secondo me posso fare 36,0. In più, se faccio le modifiche che ho in testa e funzionano, si può ambire al 35. Sotto, sinceramente, non credo, anche perché magari ci vorrebbe un po' di motore. Quanto farei? Boh, discorso da bar. Se un giorno ci sarà la possibilità. Kainen 611, quali migliorie necessita se ne vuoi fare oppure è a posto così? Questa è una bella domanda. Allora, te le divido in due categorie. Quelle realizzabili: voglio fare dei tappi forcella più lunghi per alzare ulteriormente la moto all'anteriore. Voglio fare un test per provare diverse configurazioni di molle frizione. Servirebbero dei dischi Brembo Supersport e magari mettere un kit di Brembo Z04 nuovo, perché uso veramente gli avanzi della cassetta. Dischi Brembo Supersport, voi direte sì, però hai già i braking, ma c'è un motivo. Le pastiglie Brembo Z04 sono studiate per lavorare con i loro dischi e se vedete Brembo non fa dischi a margherita. Il fatto di avere dei dischi a margherita sulle Z04 ne aumenta un sacco il consumo e la precisione frenante.
Quelle irrealizzabili, lo dico irrealizzabili perché hanno un costo talmente elevato che renderebbero poco economicamente sostenibile questa cosa, e soprattutto è una moto da allenamento, non deve correre. Però in un mondo di rose e fiori mi piacerebbe provare delle piastre diverse, più rigide. Questo non perché ne abbiano necessità, ma perché a guardarle sono un po' esiline. E il famoso forcellone più lungo. Joanu, hai mai guidato quella che usava Spice? Se sì, com'è? No, ma mi piacerebbe molto. J. Andrew Films, che tra l'altro è il ragazzo che fa i video per Mike D'Ambro e che è venuto qualche volta a darmi una mano, mi chiede: il 37 che hai fatto a Cremona, con che gomme? In che condizioni? Hai su centraline e blipper? Hai mai provato a bancarla? Andre, allora, gomme e condizioni le ho già dette prima e le hai sentite. Per quanto riguarda la centralina, è modificata da Peppo Russo, così come il cambio elettronico che monto. Blipper non ce l'ho e non mi interessa montarlo, anche perché non si può montare. Per intenderci, non lo metterei nemmeno se si potesse. Per bancarla lo farò a breve e ci sarà il video sul canale. Kevin Presti, quanti cavalli ha? Come sopra, quando la banco te lo dico. Diapason 90 mi chiede: quante soddisfazioni ti sta dando? Questa è una bellissima domanda. In realtà tante e tantissime, e sistemarla migliorando è bellissimo. In più, facendo tutto da solo, la soddisfazione è doppia. Poi c'è da dire che sì, in pista faccio tutto da solo, però poi mi consulto con quelli che io chiamo gli psicologi, perché ogni pilota ha il suo psicologo. Quando torni a casa e pensi, devi parlare, devi chiamare, devi discutere di quello che hai fatto. E mi confronto sempre con Brambo, con Tommy Noccioli che mi ha fatto le sospensioni, e con il mio amico Stefano Azzotto, che conoscete, avete già visto nei video, e che tra l'altro ha prodotto alcuni pezzi per questa moto qua. I am Stegallo, no domande, solo complimenti, spero che tu possa tornare a correre. Ti ringrazio, lo spero anch'io. Il Tode 90 mi chiede: su un 1000 senza elettronica si usa più una guida da 600 o spigoli tanto come le 1000 moderne? Questa domanda me la fanno spesso in tanti e io ti faccio un'altra domanda: ma pensi veramente che le 600 si guidino scorrevoli? Cioè, cosa si intende per guidare scorrevole? Ormai anche le 300 vanno fermate per poter riaprire il gas. Infatti non è raro vedere nel mondiale Supersport 300 molti piloti con la moto di traverso. Comunque sì, spigolo parecchio, però non è una cosa amatoriale, nel senso che vedo tanti amatori cercare di spigolare facendo su un minestrone di follie. Per spigolare bisogna essere abili a frenare molto tardi e a portare il freno fino al centro della curva. Il 90% degli amatori non sa fare questa cosa e quindi, a mio avviso, non dovrebbe provare a spigolare qualora lo facesse. Luca Campana, ciao Luca, ipotetico best lap fattibile con R1 2004 contro R6 con il kit GYTR. Allora, per l'R1 ho già risposto sopra e penso 36-35. Quello dell'R6, quando arriverà il kit, credo 36. Luca Farina, una volta sceso dall'R1, quando sali sull'R6, come ti senti? Allora, sono sconfortato perché la posizione della mia R1 è lavorata e mi piace molto, mentre l'R6 è standard. Motoristicamente parlando, senti un sacco la mancanza di coppia. Quando scendi dal 1000, il 600 sembra un cinquantino. It's no, nay, never. Quando ci vediamo mi spiegherai come si dice, perché non ho ancora capito. Mi chiede: come fai a scalare 2000 marce senza blipper e tenerla sempre stabile? Allora, partiamo dal presupposto che il blipper non è il segreto per fare questa cosa. Semplicemente devi essere molto veloce e coordinato nello schiacciare la frizione e rilasciarla mentre cambi. La moto deve sempre avere un carico, e se sei lento nel rilasciare la frizione, la moto cala troppo di giri, e quando poi vai a mollare la frizione, la differenza di giri fa muovere la moto. Capita anche a me, quando sono stanco o quando sbaglio, che sono troppo lento nel fare questa cosa, che la moto si muova, ma non è colpa della moto, ho sbagliato io. Per intenderci, serve un'ottima pratica e tanta coordinazione. Il blipper non è la soluzione a questo. Bene, conclusa questa domanda, spero di aver risposto a tutti i vostri quesiti e, come vi ho già detto, fra poco la bancherò, almeno vedremo realmente quanti cavalli ha. Questo poi comunque lo vedremo nel prossimo video. Ciao!